Oggi, prima di andare in baita e proseguire i lavori sul bagno, che è a buon punto perché è stato fatto il massetto, quindi adesso posso iniziare a imbiancare, a stendere l'impianto elettrico e anche a installare la rubinetteria e tutti i vari accessori, voglio pestare un po' di neve perché ha nevicato abbastanza, ma un po' più in alto rispetto alla baita, quindi sopra i 1000 metri. Soprattutto in questa esposizione qui, quindi esposizione un po' più in ombra. Oggi voglio salire sul Pizzetto, un grande classico, una cima bellissima, e sicuramente con questo paesaggio innevato sarà davvero un grande spettacolo. Cavolo, guardate che tragico ritrovamento, una volpe congelata praticamente. Oddio, non troppo. Non si capisce come sia morta. Non riesco a capire. Sembrerebbe che le abbiano sparato perché la ferita è qui. Anche perché altre alternative non ne vedo, onestamente. A meno che non sia stato un lupo, ma non mi sembra un attacco di un lupo. Ora voglio raccontarvi brevemente la storia di quello che vedete alle mie spalle, di questi impianti. Ma prima di tutto 2 minuti per presentarvi lo sponsor di questo video, che forse già conoscete, perché ve l'ho già fatto vedere altre volte. È il drone che utilizzo durante le mie escursioni. HOVERAir X1 PROMAX. Eccolo qui, il drone più piccolo e semplice che esista sul mercato. Praticamente con questo drone non dobbiamo fare niente, possiamo semplicemente accenderlo, scegliere la modalità di ripresa che più gradiamo e lui ci girerà attorno, ci seguirà lateralmente o frontalmente in base alle nostre preferenze, con una qualità di registrazione pazzesca in 4K. Questo è il modello base che possiamo quindi già utilizzare così com'è, e come vedete sta tranquillamente praticamente in una tasca e nello zaino non pesa nulla, ma se vogliamo possiamo abbinare anche degli accessori. Quindi abbiamo il beacon, che è questo qui, un display che se noi per esempio attacchiamo sulla bicicletta, sulla moto o ce lo teniamo in tasca, aumenta ancora di più la precisione del drone e ci permette di vedere sul display la sua ripresa. Possiamo anche aggiungere i vari moduli che ci permettono di utilizzare il drone sia come joystick, quindi come una sorta di controller, comandandolo con l'accelerometro interno, oppure aggiungendo l'ultimo pezzo che ci permetterà di avere un controller completo. Possiamo visualizzare ciò che riprende il drone dal suo piccolo display o eventualmente aggiungere il nostro smartphone per aumentare la qualità di ciò che stiamo vedendo. Un drone che utilizzo già da diverso tempo, quindi mi ci trovo davvero molto bene, perfetto per le attività all'aria aperta. Vi lascio tutti i link in descrizione, controllate sempre perché potrebbero esserci codici di sconto. Le riprese fatte col drone in questo giro saranno appunto effettuate tutte con HOVERAir X1 PROMAX, che ringrazio. Allora, questa è una storia che in un certo senso vi avevo già raccontato. Qui siamo all'Alpe Provaccio, sopra Bagnonzino, e questi sono gli impianti. Cioè, qui si sciava a Bagnonzino, c'erano dei piccoli impianti sciistici e si sciava intorno agli anni 70-80. Poi furono dismessi per, se non erro, gli elevati costi di gestione. E questo, appunto, vi dicevo, fa parte di quella storia che collega un po' questo posto con i piani alti di Rosareccio a Macugnaga, che vi avevo mostrato in un video che vi metto sotto in descrizione, e anche riguardo a quello che attualmente è il bivacco Sella sopra Macugnaga. Cioè qui fino a 40 anni fa circa, 50 anni fa, si puntava molto sull'economia così della montagna, alla valorizzazione del territorio, e quindi si pensava che insomma potesse diventare una località davvero importante dal punto di vista anche dello sci. Erano impianti secondari comunque molto graditi al tempo, perché comunque si stava lontani dalla folla di Macugnaga. Se riesco anche qui vi metto un video di repertorio che racconta appunto quei momenti, e niente, adesso è tutto decadente come potete vedere.
Questo era il ristorante. Guardate qui. È difficile stabilire cosa ha portato al declino e alla decadenza di queste località sciistiche. In realtà ci sono diverse motivazioni. Per esempio, i piani alti di Rosareccio era una zona pericolosa per le valanghe. Qui in realtà è una zona tranquilla. C'è anche da dire che adesso col cambiamento climatico non avrebbe sicuramente fruttato molto, perché se la neve cade magari tardi e comunque dura veramente poco a terra, quindi la stagione sciistica durerebbe davvero un battito di ciglia, e quindi forse hanno semplicemente anticipato quello che sarebbe successo successivamente e che succederà sicuramente alla maggior parte degli impianti sciistici che ci sono sulle Alpi. Comunque sicuramente c'erano più soldi, si credeva molto di più appunto a questa economia di montagna, c'era più abbondanza, cosa che oggi invece non c'è più. Quindi lo definirei praticamente una sorta di sogno infranto. Che meraviglia, è sempre bello.
Sono arrivato, ecco lì la cima.
Salute!